Questo è il Doge S99, questo è il mio canale YouTube, io sono Riccardo, benvenuti. Oggi voglio parlarvi di questo telefono della Doge che ultimamente si sta sbizzarrendo nel produrre modelli un po' per tutti i gusti. Vi ho fatto conoscere telefoni rugged della Doge con batterie estreme che abbiano la scheda elettronica e tante altre funzioni all'avanguardia. Questo telefonino non è all'avanguardia per quanto riguarda le prestazioni, perché ha praticamente tutto ciò che troviamo negli ultimi telefoni rugged, quindi diciamo processore, RAM, un po' standard. Ma per quanto riguarda il comparto fotografico, l'estetica questa volta si sono superati. Guardandolo così a colpo d'occhio non si nota che è un telefonino rugged. Di solito i telefonini indistruttibili hanno un aspetto non bellissimo, anche se quelli della Doge effettivamente ultimamente hanno avuto anche il retro in ecopelle, quindi sono stati comunque più belli rispetto a tanti altri. Ma questo, ragazzi, vedendolo in questo modo sembra un normalissimo telefono, sottile rispetto a tutti gli altri, con una batteria da 6000 mAh e con un comparto fotografico che arriva a 108 megapixel e con una fotocamera notturna da 60 megapixel. Costa circa 300 euro, poi dipende dal periodo. Io sto registrando il video un po' in anticipo rispetto a quando lo pubblicherò, quindi non so quale prezzo troverete, ma diciamo che oscillerà attorno a 300-330 euro, ma spero anche di ottenere un codice di sconto. Quindi mettiamolo sul bancone, vediamo com'è fatto e guardiamo soprattutto il comparto fotografico. Iniziamo. Guardiamo quindi la confezione e quello che troviamo al suo interno. Solita scatolina di colore giallo che stanno utilizzando ultimamente sui nuovi modelli. Questa è una plastichina protettiva da poter sostituire nel caso in cui si graffi o si rovini. Questo è il manuale di istruzioni. Troviamo anche questo micro piede di porco in plastica che serve per aprire sia la porta posteriore per poterlo ricaricare che lo slot per poter mettere la scheda SIM. Questo è il caricabatterie USB-C, USB-C e questo è il cavetto apposito per poterlo ricaricare. Io ho utilizzato i caricabatterie che già possedevo. Guardiamo quindi il telefonino. Innanzitutto ho cambiato io lo sfondo. Nella parte posteriore troviamo questo frame in metallo con un tasto smart personalizzabile. Questo è lo slot per la scheda. Si possono mettere due schede SIM più una scheda di memoria che ci permette di espandere la memoria interna. Ora guarderemo tutte le caratteristiche tecniche. Questa invece è la tripla fotocamera, una da 108 megapixel, poi una fotocamera grandangolare e una invece notturna. Anche dal punto di vista estetico hanno fatto davvero un gran bel lavoro. Questo è il logo della Doge che spicca su questo sfondo nero opaco gommato con queste finiture lucide ed è bellissimo il contrasto anche con questo metallo, a me piace tantissimo. Il comparto fotografico che ha comunque una gran bella lente al centro, quindi un obiettivo generoso, è circondato da questa cornice nella quale abbiamo anche il flash che funge anche da torcia e ci sono anche i LED ad infrarossi per la visione notturna. Da questa parte troviamo il tasto per accenderlo e spegnerlo, il bilanciere per alzare e abbassare il volume e questo è il lettore per l'impronta digitale. Il telefono infatti si può sbloccare sia con riconoscimento facciale che con la lettura dell'impronta digitale. Come avete visto basta toccarlo e si sblocca quasi immediatamente. Praticamente 3 tentativi su 3, 4 tentativi su 4. L'unica differenza rispetto a tanti altri telefoni è che non sempre è velocissimo, quindi bisogna tenere il dito poggiato mezzo secondo in più. Però state vedendo, lo sto facendo più volte, continua a sbloccarsi senza nessun problema. Tutti i tentativi stanno andando a buon fine. Lo stesso per quanto riguarda lo sblocco con riconoscimento facciale. Adesso sto guardando, come avete visto, si è sbloccato in un attimo. Preinstallato come sempre troviamo la solita cartella degli attrezzi che ci dovrebbe permettere di utilizzare ad esempio un goniometro, una livella eccetera, ma ragazzi lasciate perdere perché non sono mai strumenti affidabili, sono dei gadget che mettono all'interno. L'unico che potrebbe essere affidabile se non dovete fare delle misurazioni precise e scientifiche potrebbe essere il fonometro per misurare i decibel. Ma guardiamo qualche altra caratteristica. Allora, abbiamo detto che da questa parte abbiamo questo tastino smart che è personalizzabile e ci dà la possibilità di decidere che funzione attivare in base alla pressione prolungata o al numero di pressioni che daremo. Io evito sempre di impostare la funzione del singolo click perché capita spesso di premerlo involontariamente e quindi apriremmo delle applicazioni che invece non vogliamo aprire. Però con la pressione prolungata, per esempio, ho deciso che voglio aprire YouTube e invece con il doppio click, come in questo caso, aprirò la fotocamera. Adesso guardiamo le caratteristiche tecniche direttamente dal sito del venditore, quindi cerchiamolo su Amazon e guardiamo come lo descrivono. Come vedete su Amazon, essendo un modello
modello nuovo ha per ora solo 84 recensioni, 4 stelle e mezzo su 5. Abbiamo la possibilità di acquistarlo con due colorazioni mantenendo lo stesso prezzo, quindi sia nero che oro, a 339 euro, ma è possibile anche applicare uno sconto di 30 euro cliccando su questa casellina. Ovviamente è in vendita anche sul sito del venditore, vi lascerò tutti i link e tutti eventuali codici di sconto. Per quanto riguarda le prestazioni abbiamo 15 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Troviamo anche il solito processore Helio G96, una fotocamera principale, come vi ho detto poco fa, da 108 megapixel, la fotocamera notturna da 64 megapixel e una fotocamera frontale da ben 32 megapixel. La batteria non è enorme, questo ci permette di avere uno spessore più limitato, ma comunque una buona autonomia, 6000 mAh, che ci permette di raggiungere in base all'utilizzo un giorno e mezzo, 2 giorni. Essendo un telefono rugged, ovviamente anche questo ha tutti gli standard di protezione P68 e P69K, standard militari, quindi un telefono indistruttibile, effettivamente robusto. Per quanto riguarda la RAM, vi ho detto che ha 15 GB perché abbiamo la possibilità di utilizzare la RAM normale preimpostata da 8 GB oppure prendere 7 GB di RAM dalla memoria interna, che comunque a sua volta è espandibile tramite una memory card, quindi una micro SD fino ad 1 TB. Ovviamente come telefonino, essendo di ultima generazione, anche questo ha GPS, ha il Bluetooth, il Wi-Fi e tutte le varie funzioni che troviamo negli ultimi telefonini, e io l'ho utilizzato anche come navigatore satellitare anche sotto il sole. Ragazzi, si vede benissimo, non ha mai perso un colpo, mi ha indicato la strada perfettamente con tutte le varie indicazioni, anche agli incroci e nei punti un pochettino più complessi, dove tanti altri telefoni hanno avuto un po' di difficoltà ad orientarsi. Per quanto riguarda la colorazione del display, abbiamo dei colori freddi, ma è possibile comunque impostarli, personalizzarli leggermente tramite le impostazioni. Io mi trovo bene anche in questo modo, però non abbiamo i 120 Hz con cui eravamo abituati per esempio con il V30, ma abbiamo 60 Hz, che non sono tantissimi, rende comunque fruibile il telefonino senza problemi, ma sicuramente sarebbe stato meglio avere una frequenza maggiore. E per quanto riguarda la precisione del touch, allora va bene, funziona bene, però non lo so, quando si tratta di micro regolazioni, come per esempio in questo gioco, come vedete, se io sposto il dito non è subito reattivo come sugli altri rugged, però se non lo dovete utilizzare per queste micro precisioni, allora può andare bene. L'unica difficoltà l'ho trovata appunto in questo gioco, che richiede di essere molto precisi per regolare il tiro. Per il resto non ho avuto alcuna difficoltà durante l'utilizzo, durante la navigazione, l'utilizzo dei social, eccetera. A proposito di social, proviamo anche a riprodurre un video, quindi andiamo su YouTube, vediamo sia la velocità di riproduzione, la qualità dell'audio e proviamo ad andare avanti a vedere come recupera il buffering. Durante queste operazioni però non parlerò, perché ogni volta la mia voce viene coperta dai suoni. Come avete visto, quindi rapido nella riproduzione e anche con un buon audio, che sicuramente non è un audio brillante come i telefonini di marche più blasonate, però rispetto a tanti altri rugged il suono è meno cupo, quindi un po' di brillantezza in più sono riusciti ad ottenerla. Ora però passiamo a quello che secondo me è la caratteristica di questo telefonino, quindi le fotografie, il comparto fotografico. Andiamo nella galleria e vi faccio vedere un paio di foto che ho realizzato. Allora, partiamo da questa fotografia, una foto scattata a 108 megapixel risalente al 14 febbraio 2023 ed è stata scattata in condizioni di luce ottimale, quindi abbiamo alcuni dettagli, la parete ben illuminata, e questo potrebbe provocare anche delle sovraesposizioni e dei problemi di saturazione e tanto altro, quindi osserviamo sia le zone più illuminate che le zone più in ombra. Secondo me come fotografia è venuta bene, abbiamo tutti i dettagli messi bene a fuoco, sia per quanto riguarda le foglioline di questo albero che per quanto riguarda i dettagli delle finestre, eccetera. Ma anche la zona in ombra rispetto alla zona illuminata, pur essendo di colore molto più chiaro, non risulta assolutamente troppo scura. Tutte le zone in ombra, le zone illuminate, bilanciata bene. A me come fotografia piace, consapevole del fatto che non ho fra le mani una fotocamera digitale, ma ho semplicemente un telefonino che mi permette di ottenere un buono zoom. Andiamo ancora avanti, guardiamo qualche altra foto e anche qualche video.
Questa è una foto simile a quella di poco fa, scattata con un'altra angolazione. Qua abbiamo qualche altro dettaglio, pure in questo caso si vede molto bene l'azzurro del cielo, anche in questo caso le foglie in ombra, tutto si vede molto molto bene. Questi risultati, soprattutto a questo prezzo, sono più che apprezzabili. Guardiamo anche il video. Come vedete non abbiamo un movimento a scatti, in questo caso è molto fluido, anche se dalla ripresa, mentre stavo registrando, vedevo tutte cose a scatti. Abbassiamo il volume tappandolo in questo modo. Quindi come vedete effettivamente anche la stabilizzazione elettronica sembra che funzioni bene. Sicuramente non stavo camminando, ma i movimenti comunque sono fluidi. E anche la regolazione passando da una zona luminosa a una zona più in ombra, ripeto, sempre per essere un telefonino di fascia economica, secondo me vanno bene. Andiamo ancora avanti. Questo è un video selfie, quindi scattato con la fotocamera da 32 megapixel, la fotocamera frontale, e in questo caso anche questi dettagli della barba e dei baffi si vedono benissimo. Guardiamo anche quest'altro video, questo invece è stato girato con la fotocamera principale. Qua abbiamo una risoluzione maggiore, quindi ancora più dettagli, si vede tutto molto bene, sia per quanto riguarda pure in questo caso la regolazione automatica, la messa a fuoco, la sfocatura dello sfondo. Quindi mi soddisfa come video, a me piace, considerando pure che il sole batteva direttamente sulla lente e abbiamo pochissimi riflessi rispetto a tanti altri dispositivi che ho provato e che soffrivano di questo problema. Questo invece è un video in cui faccio pure una zoomata in questo palazzo. Ci sono delle piante su questo terrazzo, saremo al terzo piano, quarto piano. Guardate come riesce a zoomare e a riprendere tutti i dettagli. Se io zoom ulteriormente si vedono ancora meglio. Andiamo ancora avanti. Qua abbiamo un video simile, ho fatto diversi video per farvi rendere conto delle zone in ombra e le zone illuminate. Questo tra l'altro è un video grandangolare, dove solitamente con la lente grandangolare si perde definizione, e qua devo dire che obiettivamente mi sta piacendo. Questo video a 360 gradi dovrebbe permettervi di rendervi conto effettivamente di come lavora e di qual è la qualità di questo telefonino. Andiamo ancora avanti, ci sono sempre le stesse foto, anzi quelli erano dei video, queste sono delle fotografie. Fotocamera da 108 megapixel, quindi riusciamo a zoomare e vedere tutti i dettagli anche di questo condizionatore, questa griglia su cui far arrampicare le piante rampicanti, insomma tutte le zone in ombra. Per me ragazzi va bene. E questa non è la fotocamera grandangolare, perché la fotocamera grandangolare è questa. E come vedete anche in questo caso, pure zoomando, i dettagli si perdono pochissimo. Quindi da questo punto di vista promosso. Anche l'azzurro, tutti i dettagli, i colori, minimo freddi, però vanno bene. Nulla di preoccupante, si possono correggere in post produzione. Poi guardiamo questo, per esempio è un video che mi avete chiesto in tanti per capire come la fotocamera notturna riuscisse ad illuminare al buio anche da lontano. Effettivamente non ho fatto granché, qua non c'era buio pesto, però si vede l'alone di dove la luce ad infrarossi va ad illuminare e quindi permette alla fotocamera di inquadrare. Come vedete l'angolo del muretto si vede che è buio, ma appena viene illuminato dagli infrarossi riesce a far vedere praticamente tutto. Guardate in questo angolo, vedete come compare all'improvviso, e lo stesso per quanto riguarda questi alberi. Considerando che la macchina è lunga circa 4 metri, io sono un po' più distante, mi trovavo su per giù ad una decina di metri. Qua invece è una distanza più ravvicinata e riesco a vedere tutto perfettamente. Ma ora farò qualche altra ripresa anche qua, in modo da farvi capire comunque quale sia la qualità con i 64 megapixel della fotocamera notturna. Abbiamo sia la possibilità di girare dei video oppure di scattare delle fotografie. Adesso sul tastino per avviare la registrazione c'è una telecamera, quindi ci permetterà appunto di girare un video. Ma se io premo quest'altro tastino mi permette di scattare una fotografia. Quindi aspettiamo che si riattivino gli infrarossi, clicco sul libretto di istruzioni che è in fondo sulla sinistra, regolo l'esposizione. In questo modo posso scattare una fotografia con l'esposizione giusta, in modo che mi permetta di evitare di avere questo contrasto così elevato fra il bianco e il nero. Considerate che è una foto difficile, fotografare o filmare un libretto di istruzioni bianco con scritte nere al buio pesto sicuramente non è facilissimo. Questo invece è un video, facciamo la stessa cosa, regoliamo l'esposizione dopo aver messo a fuoco e adesso osserviamo sia la foto che il video, vediamo come sono venuti. Ma voglio farvi vedere anche di fronte, in modo che riusciate poi ad apprezzare quello che sto riprendendo, anche la mia mano, quindi anche regolando l'esposizione comunque si regola anche in automatico.
Adesso stacco, guardiamo sia il video che la foto. Non è facilissimo. Questo invece è un video, facciamo la stessa cosa, regoliamo l'esposizione dopo aver messo a fuoco e adesso osserviamo sia la foto che il video, vediamo come sono venuti. Ma voglio farvi vedere anche di fronte, in modo che riusciate poi ad apprezzare quello che sto riprendendo, anche la mia mano, quindi anche regolando l'esposizione, comunque si regola anche in automatico. Adesso stacco, guarda, non è facilissimo. Questo invece è un video. Questa invece è la foto. Quindi anche in questo caso, come vedete, la messa a fuoco va bene, solo che non riesco col telefono con cui sto riprendendo a mettere a fuoco correttamente. Anche in questo caso devo regolare l'esposizione. Ecco, così come vedete abbiamo il nostro libretto di istruzioni messo a fuoco correttamente. Ho dovuto fare una zoomata e regolare l'esposizione perché in questa foto, che comunque come vedete è stata scattata da lontano, zoomando effettivamente è a fuoco, però col telefonino, dato che c'è questa fonte luminosa, ho difficoltà a mettere a fuoco. Comunque, sia per quanto riguarda le foto diurne che per quanto riguarda le foto notturne, il telefonino va più che bene, riesce a darci delle fotografie che non siano a livello professionali, che danno delle buone soddisfazioni, più di quello che mi immaginavo. E quindi abbiamo fra le mani un telefonino, il Doge S99, che non costa troppo, sono 300 euro e per quello che ci offre vanno benissimo. Anzi, come telefonino devo dire che appunto, vista la qualità fotografica sia per i video anche le foto, che sono venute meglio di come mi immaginavo, una batteria che non è estremamente grossa, quindi un telefonino bello da vedere, non lo direste mai osservandolo, perché i telefoni rugged solitamente sono molto più spigolosi e meno belli, meno curati nell'estetica. Questo invece mi è piaciuto, quindi ragazzi, se secondo voi è un telefonino che può soddisfarvi, andate a dare un'occhiata al link che vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione e cercherò di farmi dare pure un codice di sconto per farvelo pagare ancora di meno. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua sul pollicino all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!